Bella regà! Mamma mia. Ti pareva che arrivava pure la bolletta di Saro? No, c'ho troppa fame, vaffanculo pure Saro. Porca troia! Scaduta, è scaduta, Saro non l'ha presa. Oh, ma cosa vuol dire 560 euro di acqua? Ma... Boh, ma cosa vuol dire?
Dai Fabio, almeno tu, per favore. Ma sì, ma vaffanculo pure tu, vaffanculo Fabio, vaffanculo Saro. Devo fare tutto io in questa casa qua, vaffanculo tutti. Non ne posso più. Signor Carpano, ricapitoliamo un'ultima volta l'accaduto. Lei dunque il giorno 13 settembre non ha trovato subito il cadavere in casa. No, io sono tornato la mattina intorno alle 11. Sì, mentre il corpo l'ho visto solo verso le 10 di sera, circa, appena prima di entrare in doccia. E mi vuole dire che non è entrato prima delle 10 in bagno? Sì, ci sono andato, ma non ho guardato la doccia. Poi la porta era aperta, chi ci avrebbe mai pensato? E insomma, non si è fatto due domande quando non ha trovato nessuno in casa? No, in realtà capita spesso che non ci sia nessuno in casa. Mi sono fatto invece due domande quando ho trovato il suo telefono in camera, ma lui non c'era. Poi ho trovato il cadavere e lì ho chiamato subito la polizia. Ma mi dica una cosa, pensate sia stato un suicidio? Allora, chiariamo una cosa, di solito quando il cadavere viene trovato in bagno, allora si parla di un suicida, però dall'autopsia non sono emersi segni di questo tipo, niente sul collo, sulle braccia, nessun taglio di alcun tipo, nessun veleno farmaco nel sangue, a parte alcol e THC, e nemmeno in quantità ingenti, o perlomeno tali da ucciderlo. Ma quindi mi dica una cosa, è stato ammazzato allora? Diciamo che non è da escludere come opzione, ma anche per questo abbiamo dei dubbi. La casa non era scassinata, voi tre coinquilini, è stato provato foste tutti fuori città. Nel palazzo non c'è nessuno e se qualcuno è entrato in casa, beh, l'ha fatto entrare il vostro sfortunato coinquilino. Capisco. E ad ogni modo vi chiedo di rimanere reperibili il più possibile per ulteriori accertamenti. Certo, certo. Ma si sa quando è morto? Meno di 24 ore prima della sua segnalazione, signor Carpano. Figlia da puttana, andrei a finire a prendere il culo, questa proietta. Terzo, tu resti qui in castigo. Stai facendo il giardino. La tua cacca di facciatrice non funziona! Questo è il bacio di quel tua madre. Tu stupida proietta. Non pensi di essere un po' duro con me? Le darò un po' di tenerezza dopo mangiato. In fondo, in camera, non vedrà la mia faccia per un'oretta. Allora, che faranno adesso i signori Ross? Cazzo, sono già le 2 di notte. Non sto capendo un cazzo. Meno male che domani non lavoro. Se no ti immagini questa faccia. E domani? Domani che faccio? Non lo so, magari esco un po' per i cazzi miei. Però una cosa per volta. Prima finiamo questo.
Che coglione. Ho messo la sveglia a quest'ora. Mi sto ringhiottendo sempre di più. Speriamo che il manuale non si sia svegliato. No, dorme come un morto. Porca troia, che cazzo è? Guarda un po'. Ci mancavano soltanto le allucinazioni. Mi devo dare un po' una svegliata, no? Non ancora così a 23 anni, ma cosa sto combinando? Cristo santo. Speriamo che non sia svegliato. Piano piano. Combinare queste cose alle 4 di notte. Non ci vorrebbe proprio... Una canna, raga. Qui un'altra canna è doverosa. Avete un accendino? Grazie, per. È sceso di nuovo il silenzio. Mm? No, dico, ogni volta che si gira una canna ci sono 20 secondi più o meno in cui nessuno dice niente e dopo torna tutta una normalità. Cazzate. Al massimo ne saranno passati 10. È vero, non l'avevo mai vista in questo modo. Sicuramente, raga, quando ne faccio una io dovreste fare un minuto di silenzio. Questa roba uccide. Meno male che non fumo allora. Ma, guarda, penso che ora come ora siamo soltanto stanchi. Fra, ti ho appena detto che non fumo più. Comunque, sono le 3, zi, io direi che finiamo questa, poi andiamo. Boh, raga, volendo potete dormire pure qui, se volete. Cioè, Fabio non c'è, Ale è a Genova e Luca torna settimana prossima. Quindi, se volete, raga. Non so, vecchio, a me piacerebbe, ma domattina devo svegliarmi presto per studiare. Ma... invitare qualcun altro? Tipo, Una ragazza? ma magari, fra. Ultimamente con le tipe peggio che peggio. Ma scusa, con quella che mi dicevi, com'è finita? Potresti far venire lei, no? Eh no, vabbè, fra, ci siamo allontanati, è successo un casino. Ma che hai fatto? L'hai vestita? No, bro, è che siamo usciti, ci ho provato e si è pure incazzata. No.
Ma come sei incazzata, vecchio? Al massimo ti rifiuta e via. Ma magari, cioè, eravamo in un momento molto, molto vicini, capito? Quanto vicini? Ma non lo so, cioè, eravamo in stessa testa, stessa stanza, stesso letto, a un certo punto molto vicini, molto abbracciati. Niente, molestia. Cioè, però... Che situazione del cazzo. Già. Sicuro ha detto ai suoi amici e adesso sei il nuovo Pazzani però. Già. Ti immagini poi suo padre è pure sbirro No. e quindi sono pure rovinato, capite? Merda. Saresti fottuto come minimo, vecchio. Però dai, almeno se ti mettono qua in galera ti veniamo a trovare. Ti tiriamo fuori. No, poi col lavoro che faccio, sincero, meglio farsi arrestare, Vitto alloggio gratis. hai capito? No, vabbè, ma a parte gli scherzi, cioè, com'è finita dopo? Vabbè, ma questa l'avremmo andata a cagare. Cioè, in realtà all'inizio ero abbastanza pieno di sensi di colpa, sinceramente mi è dispiaciuto molto, però poi molto razionalmente ho capito che fosse comunque una stronzata, quindi sì, di non andare a cagare. Anche se non lo so, ultimamente mi sento un po' confuso, cioè cosa vogliono queste tipe? Attenzioni, Solo? non è poco, pensaci. Uscire a bere, una cenetta fuori, un bacio rubato sotto la pioggia. Tutti i modi per farla sentire desiderata. Effettivamente queste cose alle donne piacciono, smancerie. Sì. Non sono solo semplici smancerie. Sono gesti che lasciano trasparire un desiderio. Un desiderio di cenare con lei, di parlarle, di baciarla. Ma come si fa ad essere sicuri di riuscire? Ma non puoi essere sicuro di riuscire. Potresti, anzi dovresti, essere più sicuro di te stesso. Sì, una parola, la fai troppo facile tu. Per queste cose non riesco a essere istintivo. Programmo tutto. Per cosa poi? Non combino mai un cazzo. Lascia stare la sicurezza allora. Tu vuoi diventare un regista, no? Ok. Un regista non lo è solamente sul set. Un regista è tale tanto sul set quanto nella vita. E che ne sai tu? Improvvisati. Improvvisati regista in ogni situazione. Dirigi il tuo film. Se poi hai problemi a baciarla, ad esempio, visualizza luci, una bella location, sguardi, la camera che stringe, una bella colonna sonora. E poi? E poi, come ogni buon regista che si rispetti, speri non buona prima.
c'entra di Saro? Raga, scusate, sono dovuto scendere improvvisamente a Roma col treno, piccolo imprevisto. Ho dovuto lasciare un po' dei piatti nel lavandino. Vi chiedo se per favore me li potete lavare a buon rendere e niente, dai, bella.皆様、より悲しくて寂しくご人生をさせた人の人生を終わらせることで、自分のご人生も終わりになることを考えましたか？おそらく失敗してしまったかもしれませんが、今日からご自分の幸運だとお感じになれます。今日からこのシンプルでシングルなバッグをどこでもお見つけになれます。皆様、少々お待ちください。よくお聞きください。こちらは普通のバッグではなく、皆様の最も深い自然へと戻すプラスチックバッグで、よくご覧ください。シンプルさへの人工的な鍵でございます。すでに買ってらっしゃる場合は、今日はこんなことに1個の価格で2個入手できて、お友達にご親戚にいればガールフレンドにもあげます。こちらのバッグの使い方ご説明いたします。適切な買いこぶに手をご挿入になって、最初に合わせておすすめになります。今日からだけシンプルさへの人工的な鍵は手に入ると忘れないで。Allora io dico a quell'impiegato, ma lei me lo fa apposta. E lui impassibile. Il suo visto è scaduto. Oh, scusa. D'altra parte, lei non è qui per studiare la lingua, chiaro? A questo punto, lei non può far altro che uscire dal Regno Unito e tornare in Francia. Sono veramente insabbianti. Povero bamboletto lentissimo.
quella ragazza straniera, non quella secca, quella... Ferber, la sua amica, stupidone, stanno insieme da anni e anni. La loro storia d'amore è famosa. Signor Tidei,
abbiamo visto dall'autopsia che il vostro sfortunato coinquilino è morto per mancanza di ossigeno. È forse morto soffocato? Sì, ma non ne conosciamo la causa, visto che non c'era acqua nei polmoni o altro che potesse ostruire le vie respiratorie. Nemmeno tracce di cibo? No, nessuna traccia di cibo, signor Tidei. Non sono stati trovati nemmeno segni di strangolamento sul collo, se se lo fosse chiesto. Sì, ma mi scusi. Come mai queste cose le sta dicendo a noi e non alla sua famiglia? Signor Tidei, per situazioni simili ci vuole del tatto con i parenti. Ancora loro non sanno nulla, o almeno fin quando non sapremo esattamente come è morto. Ma sarà passata una settimana almeno. Non si sono insospettiti? Sì, un nostro agente specializzato comunica con loro tramite messaggistica e chiedo a tutti i coinquilini di collaborare. Ma certo, si figuri. Alla prossima. Che schifo. Dove cazzo sei? Vieni fuori! Situazioni simili ci vuole del tatto con i parenti. Ancora loro non sanno nulla, o almeno fin quando non sapremo esattamente come è morto. È stata una settimana. Non si sono insospettiti. Sì, un nostro agente specializzato comunica con loro tramite messaggistica e chiedo a tutti i coinquilini di collaborare. Certo, si figuri. Alla prossima. Non penso sia mai capitato un caso del genere. Non abbiamo nulla. Né un indizio, né una prova. Solo un cadavere asciutto in una doccia. Ma mi stai ascoltando? Sì, certo. Decisamente è una situazione complicata. Sai, l'ultima volta che ci capitò un caso del genere avevo grosso modo la tua età e lo risolvemmo grazie all'aiuto della scientifica. Ma stavolta la scientifica non ha fatto un granché. No, ti sbagli ragazzo. Ci hanno inviato una nuova immagine proprio stamattina. Guardala bene. Io vado a fumare e ne riparliamo dopo. Ma guarda tu che schifo.
Se avesse fatto un po' di ordine lo avremmo già risolto sto caso. Allora, giovane, è stato un maggiordomo. Oh, ma tu ora mi spieghi perché, mentre lavoriamo, te ne esci con certe stronzate. Ma che cazzo stai dicendo, ragazzo? Questa stronzata, come la chiami tu, può permetterci di scoprire chi ha ucciso quell'idiota. Ah, e quindi sarebbe stato ucciso. Questa mi è nuova. E perché non lo sapevo? E perché i suoi coinquilini non lo sanno? E poi che cazzo hai fatto alla fronte, scusa? Alla fronte dici? E stavo tagliando dei piselli. Cosa? Stavi tagliando dei piselli? Stavo facendo le patate da fare coi piselli per una cosa di pesce, ma non è questo il punto. Devi starmi a sentire. Se ancora non ti ho detto niente, è perché ancora non sei pronto. Non sono pronto. Stammi a sentire. Non sono qui perché mi stai simpatico o altro. Sono qui per lavorare. Ma è evidente che non riusciamo nemmeno a fare questo insieme. Perciò faccio una cosa. Archivio il caso come suicidio e tu chiederai il trasferimento. Ma sinceramente non me ne fotto un cazzo. Trasferiscimi. Dai, comunque, grazie per la sigaretta. Piccolo coglione ingenuo.